Come vai via? Sì, basta, mi sono stufata. Come ti sei stufata? Basta. No, Maria, Non ce non la faccio lasciarmi. più. Ma ci abbiamo un robo di cucina. Fatti i tuoi. Ma io non so cucinare. Datti all'ippica, io vado, ciao. No, ciao Maria, abbiamo il robo di cucina. Oh, per fortuna ti hai ripescata e sei tornata, perché altrimenti che diavolo ci faccio io col robo di cucina Volevo da andare sola? via. Lo so, ho capito, e invece no. Volevo abbandonare tutti e tutto. No, no, non puoi abbandonare me col robo di cucina, abbandonami senza, portati il robo di cucina. Va bene. Ok, cos'è che ci prepari allora? Oggi faremo la frittura all'italiana a modo mio. A modo tuo. A modo mio, per cui faremo una frittura di baccalà dissalato direttamente da me, Sì. perché non lo compro già dissalato, altrimenti comprate l'acqua. Invece è meglio comprarlo sotto sale. E quanto tempo lo tieni per dissalarlo? Almeno 3 giorni, cambiando l'acqua 2 o 3 volte al giorno e tenendolo in frigo. Fiori di zucca, di zucchina più che di zucca, si dice di zucca ma sono di zucchina. È vero. E foglie di salvia che andremo a pastellare e friggere. Ma prima di fare tutto questo ci dedicheremo al guacamole, che sarà, diciamo, la salsa di accompagnamento per sgrassare un po'. Wow, buonissimo, questo piatto mi piace. Allora, vediamo, io sì posso mangiare tutto. E vai, Sì, anche inizia. perché ho preso la farina di riso per friggere come al solito. Iniziamo però a fare il guacamole. Benissimo. Ingredienti per il guacamole: un avocado, sì, un cipollotto, sì, uno spicchio d'aglio, sì, del prezzemolo, un po' di sedano, un limone, un pezzetto di peperone e 2 pomodorini. Benissimo. Questa qui è una ricetta dell'Allende. Ah, sì, che avevo letto anni fa sul libro Afrodita. Quindi siamo in Sud America adesso, Direi vedete di che sì, siamo in tutto il mondo. Poi con l'avocado sicuramente siamo in Sud America. Iniziamo a tagliare l'avocado, incidiamolo, eccoci. Quindi lo puliamo per bene. Non c'è neanche bisogno, si può togliere direttamente la buccia così. Mettiamo subito il limone per evitare che diventi nero, che poi comunque sempre un po' si ossida ovviamente. Iniziamo a schiacciarlo con la forchetta. Con pazienza, molta pazienza, molta forza, lo schiacciamo. Ma se uno lo frullasse? Si ossida ancora di più. Ecco. Per cui conviene sempre farlo con una forchetta. Ecco, dunque lo stiamo schiacciando con la forchetta. Dobbiamo fare una bella poltiglia. Aggiungiamo altro succo di limone, che serve sempre a non farlo ossidare, poi comunque serve anche a dare sapore di limone, che è indispensabile in questa ricetta. La ricetta della Allende. Adesso che è schiacciato, procediamo a preparare le altre verdure. Dunque, facciamo delle piccole striscettine con il peperone, eccoci qua, e via, tuffetto nell'avocado. E ora proseguiamo con le altre verdure. Diamo il sedano, stessa cosa. L'avevi già sfilacciato, vero il sedano? No, questo è proprio il cuore del sedano, per cui non ha delle fibre. Facciamo inglobare il peperone e mettiamo il sedano. Mescoliamo tutto e proseguiamo con le altre verdure. In questo caso la cipolla. Poi così, poi così, poi così e poi in verticale. Direi mezzo spicchietto d'aglio, non di più. Anche lui tagliato sottilissimo? Sì, tagliato sottile, si priva di anima. L'anima, insomma, si toglie la parte che crea la fiatella, sì. Se no poi dopo non potete andare fuori a cuocare stasera, e allora va bene così, diventato proprio microscopico. Mettiamo l'aglio. Anche qui, se vi piace tanto aglio, mettetene di più.
Secondo me in una quantità simile di avocado mezzo spicchio è più che sufficiente. E andiamo con i pomodori. Sottili anche loro. Anche i pomodorini sono completati. Sono completati. Che bel colore che ha questo. Sì, i colori estivi sono bellissimi secondo me. Anche se poi la cucina autunnale ha il suo perché. Certo, ci sta con l'autunno, sì. È più cupa, più calda. Sì. Eccoci. E adesso il prezzemolo. Ah, ecco, io uso il prezzemolo, si può mettere anche il coriandolo, però il coriandolo ha un sapore molto particolare a cui noi italiani non siamo abituati, il più delle volte sentiamo un retrogusto di sapone. Per cui ecco. io vi consiglio di sostituirlo con il prezzemolo se non conoscete quest'erba. E invece l'originale era col coriandolo, Sì, la ricetta. Sì, tu l'hai adattata al nostro gusto italiano europeo. Sì. Ci siamo anche col prezzemolo. Mettiamolo. Aggiungiamo un'altra nota di verde più scuro. Giriamo tutto. Sono curiosa di sapere dopo che cosa ci aggiungiamo in questo. Allora, si potrebbe mettere del peperoncino fresco, però io metto un po' di peperoncino in polvere. Benissimo. Che più si amalgama meglio. Sale. Quello non deve mai mancare e mi manca l'amico, che secondo me fra un po' lo mette, ragazzi. Secondo me ce lo mette fra un po'. Aspettiamo un po' per vedere se ce lo mette. Certo chi scommette? L'amico olio! Ecco, di olio non tantissimissimo, perché comunque l'avocado è già grasso. Sì. Ha una sorta di burro vegetale, per cui proprio non tanto, ecco. Ah, questa volta ci moderiamo con l'olio. Sì. Iniziamo a fare la pastella. Io la faccio con la farina di riso. In questo caso non metterò del sale perché comunque il baccalà è già salato di suo, per cui non aggiungete, mi raccomando, altro sale. Stiamo usando un'acqua frizzante, freddissima, molto fredda, è molto fredda. Sì, l'ho tenuta in congelatore, posso confermare. Ricordatevi sempre che la farina di riso comunque va sempre girata perché altrimenti degrada verso il basso e non si riesce ad amalgamare bene. Per cui di tanto in tanto una bella giratina. Bene. Ecco, abbiamo messo il primo pezzo di baccalà e poi ciaffa. Pure lui. E un altro pezzo. Benissimo. E aspettiamo che si frigga. Eccoli qui. Abbiamo fritto i pezzi di baccalà che sono dorati, croccosi. Sì. Ecco il primo. Lo mettiamo sulla carta assorbente. Facciamo l'ultimo pezzo e poi ci dedicheremo ai fiori di zucchina o di zucca, come li chiamano tutti, e alla salvia. Partiamo dai fiori di zucca, a cui andranno tolti le foglioline che ci sono esternamente, e il picciolo interno. Ah, ecco perché a me venivano amari. Certo. Va levato totalmente anche. Pensa a te, non si finisce mai di imparare con Maria. Ecco qua. E poi splash anche lui. E vai, friggiti. Ecco, passiamo adesso alle foglie di salvia. Sì, anche loro belle impastellate. Anche queste. E via. E vai, poi dopo vediamo
tutto queste sono più delicatine, vero? Vanno Sì, girate queste sì, proprio hanno bisogno di pochissima cottura. bene. E ci vogliono molto grosse ovviamente, perché con le foglioline, ragazzi, sono squisitissime, ma non la finite più se fossero piccole. Siamo Ecco. all'impiattamento. Facciamo una bella quenelle di guacamole. Che vuol dire quenelle, Maria? Questo qua, vedi, quando fai con i 2 cucchiai così si forma questa sorta di barchetta. Ah, ecco, è una cucchiarella No, non sta è, ha la quenelle. sua forma, questa è una quenelle È quando ha una questa quenelle, sì, forma una qui. cucchiarella così per i pugliesi. Assaggiamo, così sgrassa. Sì. Oppala, com'è? Sì, sì, sì. Signori miei, io vi saluto perché devo mangiare tranne il baccalà, devo mangiare tutto il resto e anche la quenelle e la cucchiarella. Grazie a tutti e ricordatevi di iscrivervi e di cliccare la campanella per rimanere aggiornati. Ciao Grazie ciao! Maria, alla prossima. Ciao Ciao. ciao. Kitchen boomer, it's time to dive.